È una pandemia di depressione. Nessuno ha più voglia di lavorare. I giovani non hanno voglia di fare un cazzo. Ti svegli il lunedì mattina per andare a lavoro e non sai perché lo stai facendo. Ormai è diventata una routine ripetitiva giorno dopo giorno che ha perso totalmente senso. E come fai ad andare avanti in questa condizione? Parliamone. Ciao, io sono Arbiter, sono un musicista, suono musica EBM Industrial. Mi vedi oggi in un outfit un po' particolare e poi capirai perché. Ho appena pubblicato una cover di Blue Monday dei New Order. La mia interpretazione di questa canzone mi ha fatto ragionare su alcuni argomenti che riguardano il lavoro, il nostro rapporto tossico con i social, lo schiavismo digitale moderno, le oligarchie tecnologiche, tutta una serie di questioni molto interessanti che voglio sviscerare in una serie di video accompagnati dalle immagini del videoclip che ho girato per l'occasione. Quindi ti invito a mettere un like, a iscriverti al canale così da non perderti i prossimi video e lasciare un commento per continuare ad argomentare, perché voglio sapere la tua opinione, che sia come la mia che sia diversa dalla mia. È per questo che sto facendo questi video, per raccogliere gente che abbia opinioni da mettere in campo e portare avanti una narrazione che un cambiamento è possibile e parte da noi stessi. Blue Monday è un'espressione che si riferisce a quella depressione che ti viene quando vai al lavoro lunedì mattina dopo aver passato un weekend di svago e di relax. Arrivi al lavoro, sai che dovrai starci 8, 9, 10 ore, quello che è, e continui a farlo giorno dopo giorno, lavorare, tanto che ha perso il senso del perché lo stai facendo, o forse addirittura non ce l'ha neanche mai avuto un senso. Ma come mai? Questa riflessione mi ha portato a pensare a come doveva essersi sviluppato il concetto di lavoro agli albori della civiltà umana. Guarda, io non ho studiato storia, sono una persona normale, sono un semplice lavoratore, sto solo facendo dei ragionamenti logici, magari mi sbaglio, però sarei felice di essere eventualmente corretto. Io credo che ad un certo punto alcune persone abbiano cominciato a sviluppare delle abilità per necessità, per sopravvivenza, però in piccole comunità rurali, nei primi agglomerati di civiltà, l'abilità delle singole persone era anche a vantaggio della comunità stessa. Perché quando parliamo di tecniche che riguardano la raccolta e il processamento di risorse naturali come acqua, cibo, la costruzione di utensili, la costruzione di strutture e di infrastrutture, erano tutte cose che potevano essere a beneficio del singolo individuo, ma anche di chi gli stava intorno. È chiaro che in questo contesto c'era un senso del lavoro che era più grande dell'individuo stesso. Traevi anche una certa soddisfazione ad essere l'unico nel villaggio a saper fare quella cosa e il fatto che altri contassero su di te. E così si sviluppa un po' il contesto del lavoro quotidiano, perché quando sei l'unico che ha quell'abilità lì, la tua abilità viene richiesta quotidianamente. Ma allora perché si è un po' andata a perdere questa concezione del beneficio comunitario del lavoro? Io credo che questa perdita sia cominciata con l'arrivo in particolare dell'industrializzazione, con lo sviluppo del settore terziario, dei servizi e dell'intrattenimento un po' fine a se stesso, con l'affermazione del sistema capitalista che impone alle aziende di basarsi solo sul profitto. Ci butto dentro anche un po' di sovrappopolazione, perché siamo così tanti che è difficile che tutti possano fare un lavoro soddisfacente, oppure il fatto che i settori ad un certo punto si saturano e si riempiono di tante attività che fanno la stessa cosa, e questo porta ovviamente ad avere un sistema che non è più basato sulla singola abilità a beneficio della comunità, ma sul fatto che l'azienda deve vincere profittando più degli altri. Un sistema che forse sta facendo più danni che beneficio. Ora, io sono una persona normale, sono un lavoratore come te, non voglio fare il filosofo di sto gran cazzo alla ricerca di una soluzione di un problema che è veramente enorme, ma anche perché è intrinseco alla società in cui viviamo e alla vita che stiamo vivendo. La sensazione della depressione da Blue Monday è ormai pandemica, si può riscontrare in tutto il mondo da parte di tante persone, indipendentemente da chi sono, da dove abitano, dal lavoro che fanno. Pensa a come si svolge l'iter lavorativo al giorno d'oggi.
cerchi lavoro e finisci per fare un qualsiasi lavoro solo per sopravvivenza. How does it feel to treat me like you do? Questo meccanismo si genera perché il sistema capitalista e consumista spinge le aziende a lavorare solo per il profitto, e quando metti il profitto a tutti i costi al di sopra del bene delle persone e della comunità, a quel punto i capi delle aziende e delle organizzazioni non vedono più i propri dipendenti come delle persone che, oltre a produrre, consumano in un circolo virtuoso che fa girare l'economia e la società, ma cominciano a vedere i propri dipendenti come dei puri strumenti per il profitto. Ed è così che, se le persone sono solo degli strumenti, allora possono pure essere sostituite da altri oggetti che sono più prevedibili, meno costosi e meno problematici, quindi macchine, software e intelligenza artificiale. E dimmi te, se quando tu stai facendo un lavoro sapendo di essere uno strumento che può essere sostituito da un momento all'altro da una macchina, come puoi andare avanti sentendo dentro di te il senso del lavoro che stai facendo? Le politiche a servizio del sistema capitalista sono un'altra parte importante nell'affermare questo tipo di mercato del lavoro e di sistema economico. E poi non è un caso che le aziende più sono grandi, più muovono soldi, più dipendenti hanno e più lavorano in un mercato globale e meno danno importanza all'umanità e all'individualità dei propri dipendenti, e questo lo vediamo benissimo. La mancanza di valore sociale e comunitario nel lavoro è una diretta causa, secondo me, della sensazione del Blue Monday che tanto ci attanaglia, che poi è a sua volta conseguenza di un mercato del lavoro capitanato dal capitalismo e dal consumismo sfrenato. È chiaro che non possiamo tornare al baratto o a come era l'economia preindustriale, perché ormai la nostra vita è dipendente da certe dinamiche di servizi, di comodità, di tecnologia, e ben venga la tecnologia che ci permette di vivere una vita migliore, più tranquilla, più comoda. Però forse è giunto il momento di cominciare a rivalutare l'importanza delle piccole comunità locali, perché quando entriamo in una dimensione più piccola è più facile vedere con i nostri occhi il beneficio che il nostro lavoro porta anche a chi ci sta intorno. È ovvio anche che in questa situazione in cui siamo con l'acqua alla gola, in cui pensiamo solo a lavorare per sopravvivere, non ci viene naturale pensare che quello che stiamo facendo possa essere anche a beneficio delle altre persone. Ma ragazzi, fidatevi che fare un lavoro, fare delle attività in cui vedi che stai portando un beneficio agli altri è molto soddisfacente, solo che è una cosa che ormai socialmente è passata in secondo piano, e da artista e musicista e fruitore di arte e intrattenimento devo dire che una cosa che mi disturba è anche come l'economia del profitto sia veramente diventata parte anche dell'industria creativa ed intellettuale. Poi addirittura trovarti a fare un lavoro di tipo creativo o intellettuale e non trovare comunque soddisfazione, perché anche in quell'ambito lì il profitto è diventato il boss, ricollegandoci poi a chi riesce a trasformare la propria passione in un lavoro per poi scoprire che quella passione non ti appassiona più perché è diventata un lavoro di merda che serve solo per portare il pane a casa. Questi sono gli ingranaggi che io ho evidenziato, che secondo me poi portano a questa depressione del lunedì mattina, no? Che poi noi ci ritroviamo a combattere scrollando reel su reel su reel in cerca di un po' di intrattenimento becero che però non porta da nessuna parte, no? Anzi, anche tu avrai la sensazione di essere incastrato in un loop di consumo depresso, di intrattenimento un po' fine a se stesso, no? Spoiler, sarà argomento per uno dei prossimi video. E mi fa schifo che siamo arrivati al punto da avere un mondo che ci porta ad incastrarci in questi loop negativi e depressivi e che vuole solo farci tenere la testa bassa per lavorare, lavorare, lavorare. Mentre io credo che all'interno della nostra mente ci siano dei semi che possono essere annaffiati, nutriti, coltivati,
farti crescere, perché noi stiamo sdraiati a letto a scrollare in attesa di un cambiamento sistematico che ci arriva dall'alto. Però non è così che funziona, no? Per quanto sembri veramente faticoso, perché il mondo attorno a noi ce lo sta rendendo faticoso, il cambiamento viene da ognuno di noi, dal fatto che tu puoi decidere di cambiare 1, 2, 3 piccole cose nella tua vita, che quando ti rendi conto di come hanno cambiato la tua vita, le passi ad altri, e così più persone combinano lo stesso cambiamento e così si attua il cambiamento sistematico che stiamo aspettando. Lo so, mi rendo conto che siamo in una situazione dove è molto faticoso portare avanti un cambiamento del genere, però cavolo, forse dobbiamo un po' provarci, no? Mi fa salire una rabbia intensa il fatto che viviamo in un mondo dove chi ha il potere, chi ha i soldi non fa altro che cercare di schiacciare questi semi che noi abbiamo in testa, perché i fiori non portano soldi. Ma che schifo! Ho questa rabbia che monta, io cerco di convogliarla nella musica, nei video, nei messaggi, nel smuovere un po' le coscienze. C'è altra gente che la convoglia nell'andare a bruciare i magazzini, che cavolo, non sarei proprio d'accordo, però a un certo punto forse è anche un po' inevitabile. Non sono per la violenza, anche se credo che a volte gli estremismi servano a far progredire una situazione di stallo. Io cerco di mettere la mia rabbia e la mia frustrazione a servizio della mia creatività, perché sono un musicista, quindi cerco di metterla in pratica portando anche un messaggio alla gente. Ma sono sicuro che anche tu puoi avere il tuo modo di sviluppare questo seme dentro di te per portare qualcosa che sia più grande di te stesso al mondo intorno a te, anche se tutto sta bruciando. Lo so che la politica non aiuta, lo so che le comodità non aiutano e non fanno altro che renderci schiavi, degli schiavi moderni. Spoiler, altro argomento per un prossimo video. Ma dobbiamo riuscire a rompere le catene, a riuscire a rompere il meccanismo che ci intrappola in una vita di merda. E io non voglio fare quello che predica bene e razzola male, sto cercando dei modi per migliorare in primis la mia vita, che poi penso possano essere tradotti anche nella vita degli altri, e ci arriverò un pochino alla volta con queste soluzioni e spero di trovare qualcuno che mi ascolterà quando avrò qualcosa di interessante da dire che possa effettivamente portare un cambiamento. Detto questo, fammi sapere tu cosa ne pensi. Io sono Harbiter, grazie di avermi dato la tua attenzione e ci vediamo al prossimo video.